Ragazzi, sono in Russia, sono esattamente, non lo so dove mi trovo, sono vicino a Tomsk, sempre dentro il Tomsk ma in una parte un po' più esterna. Tomsk dov'è? È qui, vi metto adesso qua la mappa per capire. Questo viaggio è un'esperienza incredibile e penso che sia una cosa che non tutti potranno fare nella vita, perché innanzitutto bisogna sapere la lingua russa. Io non la so, per fortuna mia moglie è russa e quindi grazie a lei sono riuscito a sopravvivere in questo ambiente ostile senza alcuna padronanza della lingua. È un viaggio incredibile. Oggi siamo al 30 agosto e oggi tra l'altro è il compleanno di mia moglie che fa 30 anni, quindi è una data importantissima per lei e per tutta la famiglia. Perché faccio questo video? Perché sempre con i buoni propositi, quando sono partito da Dubai con lei, ho iniziato a fare i miei soliti video. Stiamo andando in Siberia, dopodiché la vacanza ha preso il sopravvento. Dopo 5 ore e mezza circa di volo siamo arrivati alla meta, quindi siamo nell'aeroporto di Novosibirsk, che sarebbe Nuova Siberia, come vi dicevo già prima. Il viaggio è stato abbastanza scomodo, sembrava di stare dentro una scatoletta di sardine. Questa volta il servizio su Fly Dubai è veramente ignobile, però siamo arrivati e sono contento, siamo contenti perché ci sono 16 gradi, ragazzi. Si sta veramente freschi finalmente. E adesso aspettiamo il taxi che ci porta direttamente a Tomsk. 3 ore di macchina, 3 hours? Altre 3 ore di macchina, taxi per arrivare a Tomsk. Vi metto tutta la mappa col percorso, bellissimo. La mattina stessa siamo arrivati a casa, io sono sconvolto. Siamo andati subito a fare dei giri, non c'è stata la possibilità neanche di riposarsi un attimo. My love, I don't know anything about Tomsk. Tell something about Tomsk to our followers. It's very old city. Okay, and then Full of amenities. architecture. Good architecture and Why they create Tomsk? because She doesn't know. Cerchiamo su ChatGPT e ve lo diciamo. A Tomsk abbiamo girato. Era facilissimo, il fiume si chiama Tom. Quindi Tom è perché sul fiume Tom, allora hanno chiamato la città Tomsk. Immaginatevi un po'. Allora, vi svelo un segreto. Anche qui vendono i gelati. Mamma mia. Anche qui vendono i gelati. Lo so, signori, potrebbe essere una cosa crazy, però anche qua vendono i gelati. Nonostante ci siano meno 30 gradi durante il periodo invernale, anche meno 40, vendono i gelati. Questo monopattino l'hanno portato da Dubai. Ci siamo visti con Ira, che è un'amica di lunga data di mia moglie. Siamo stati in un ristorante, però anche lì la telecamera non l'ho usata, difatti. Allora ragazzi, non vi ho fatto vedere niente di quello che abbiamo mangiato, di quello che abbiamo bevuto, però abbiamo bevuto, abbiamo mangiato. Siamo venuti in questo ristorante che non so come si pronunci il nome, veramente bello, giornata incredibile. Wow, guardate che cielo, ma guardate che bello sto ristorante dentro. Non ve lo faccio vedere dentro ma solo da fuori, quindi siamo arrivati dentro un locale, siamo vicini a delle università e scuole che ci sono a Tomsk, e tutto da questa parte esterna con una parte interna dove non posso fare video perché non voglio essere arrestato, naturalmente. Molto carino, un bel ambiente, bellissimo. Il giorno dopo, con un altro taxi, abbiamo iniziato un viaggio interminabile per andare direttamente nel villaggio nel quale è nata mia moglie. Quindi siamo andati a Kargasok. Quindi
immaginatevi un viaggio di 6 ore in mezzo alla steppa siberiana, paesaggi incredibili, bellissimi, un po' tipo quello dove sono oggi, però con questi stradoni. A un certo punto finisce anche l'asfalto. Siamo arrivati finalmente a casa, dove ci hanno ospitato sempre la famiglia bellissima di mia moglie, con la nonna, il nonno, il papà, la mamma, e siamo stati lì i primi giorni. Siamo in tenuta militare perché stiamo andando all'interno di una zona boschiva, quindi ci dobbiamo mimetizzare con la flora e la fauna, tentando di non schiacciare qualche cacca enorme. Siamo esattamente sempre in Siberia, siamo con Alba è questo bellissimo husky che c'è qua davanti, e andiamo alla scoperta della foresta. Bellissimo, sentite che rumore di vento che c'è. L'unica persona che rompe le scatole sono io mentre faccio il video. Qui sto zitto, guardatevi la natura. Stando molto attenti a non rimanere injured da parte di qualche animale che vive in questi boschi, perché dovete sapere che qua ci sono anche gli orsi, oltre a tante altre bestie veramente paurose. Quindi mia moglie è già spaventatissima, è lì che si guarda attorno perché sente ogni rumore della foresta, e cerchiamo qualche fungo. That one is white and is not good. Yeah, that one is not good. It's, not good mushroom. This one. Yeah, it's not good. That one. Yeah, there are a lot of mushroom. Andiamo a vedere. E naturalmente, per rendere il tutto un pochettino più avventuroso, hanno messo anche qualche serpente velenoso, perché almeno ci siamo. Yeah, a lot of mosquitoes and a lot of mushroom. Mushroom there. Ehi, what? Dovete sapere che il papà di mia moglie è super innamorato della pesca, perché lui ha proprio studiato per diventare un ranger, una di queste persone che si occupa degli animali, e poi le strade della vita l'hanno portato a fare altri lavori, però ha deciso di portarmi a pesca, e quando mi ha detto così io ho detto andiamo subito a pescare. Quindi ci siamo muniti di tutto, soprattutto del samagon, e siamo andati in questa avventura nella pesca. Sessione di pesca oggi. È una famiglia molto attiva, diciamo che c'è sempre a fare qualche cosa legato alla caccia, al cucinare, al coltivare. Guardate che tante cose che ci sono qua. Cioè proprio è un'azienda più che una famiglia questa. Comunque andiamo, vi porto con noi sulla barca, andiamo a vivere questa emozione. Poi se volete naturalmente partecipare, vi dico il costo del biglietto, potete venire qua in Siberia a fare queste esperienze da veri uomini. Perché la chiamo avventura? Perché non è una pesca tipica, è una pesca molto complicata, e soprattutto è su un fiume, sul fiume Ob, che tra l'altro, se vedete, sfocia poi nel Mar di Kara, che ho visto che è proprio al nord del globo, un casino, cioè un freddo esagerato, però ci è andata bene perché abbiamo trovato delle giornate sicuramente interessanti. Non c'è da sedersi, ma staremo in piedi.
Ok. Mamma mia ragazzi, ma guardate che spettacolare. Mamma mia. Che meraviglia. Se noi dovessimo seguire questo fiume arriveremo proprio in mezzo a ancora più al nulla rispetto ad adesso. Dobbiamo raccogliere delle pietre. You can also transport that in your car. Я говорю, такие породы. La barca è pronta qua, tra poco si salpa sull'Ondo. Сразу понятно, что он продуктивный мужчина. Così capite anche l'importanza di aver portato una donna con noi, perché si sta occupando già. Manco siamo partiti e già sta preparando il picnic. Вот шот. Погода глаз. Si è dimenticata i bicchieri. Come facciamo? Come faremo adesso? Vi starete chiedendo se l'acqua è fresca? Sì, è freschina. Ma niente di assurdo rispetto all'ultima volta che siamo venuti qua nel periodo invernale, dove era tutto congelato. You have to drink like this? Shot? Measure by yourself. Questo è Samagon. For mood, papa said. For good mood. For good mood. Number 14. Pap, na. Perché ogni bottiglia è numerata in casa Bucarina. Quindi abbiamo proprio... Ogni bottiglia c'ha il numero perché c'è una ricetta diversa. This is very tasty, my love. Give me a little bit more. Это очень вкусная самогонка. Ну, номер 14. Это с вишней, по-моему, да? Из висчеря. Mm. Так, так ну быстро что? закончить. Давайте. Садимся. Let's go. Запрыгивай. Отталкивай лодку. Push and come. Okay. Hello, but what are you recording me? Yeah. Что, лето ехать? My love. They come here. Yeah, I'm coming. You wanna just to... Нету, наденьте жилет. Давай, залазь. Вот этот надевает красный. This one. My love, серьезно? Серьезно? Allora, eccoci con la nostra barchetta lì, guardate che meraviglia. Я вообще здесь даже ничего. Siamo quasi al tramonto. Beh, bellissimo. Ragazzi, un culo esagerato. Sono a pezzi. E non ho fatto niente, immaginatevi un po'. Я даже не хочу домой. Ah, immaginatevi che qua dietro ci sono gli orsi. Anche arrivano qua in mid. La nostra barchetta. La pesca è andata abbastanza bene.
неплохо. Perché ci siamo fatti una bottiglia in 3 di Samagon. Vabbè, comunque ragazzi, in ogni caso è andato tutto bene e siamo contenti, siamo felici, we are happy. Una giornata di pesca non ci è bastata, quindi abbiamo fatto la seconda giornata di pesca. Secondo giorno, seconda barca, andiamo di nuovo a pescare però un altro tipo di pesce oggi e niente, ci tengono alla pesca qua, quindi peschiamo tanto. The other one was to make dirty. Because Слушай, не знаю, что ставить сегодня. You wanna explain? allora siamo già a fine giornata, mi sono dimenticato di fare video oggi perché ero concentrato nel provare a pescare qualcosa e siamo venuti a pescare anche oggi. Sono abbastanza provato rispetto a ieri perché ieri è stata abbastanza faticosa e niente, adesso stiamo selezionando le esche. Finora è stata un po' magra, quindi dobbiamo cercare di rifarci con gli ultimi tiri, gli ultimi lanci. Siamo venuti in un punto del fiume dove praticamente le correnti sono un po' meno, quindi qua si depositano un po' più di alghe, cibo per i pesci, quindi vengono a mangiare e quindi di conseguenza anche i pesci che stiamo cercando di prendere noi saranno qui. Stiamo cercando di prendere dei lucci, sento l'odore di lucci, sono buoni. Ciupa. Niente. Quindi aspettiamo che vada a fondo, facciamo un po' di giri, appena andato a fondo cominciamo piano piano a ritirare verso di noi. Так медленно. А зачем быстрее? А-а-а. Надо быстро, тут ничего не надо. И чё? Ничего. Выводим потихоньку. Что? Да? It's so slow. Yeah? О, хороший. Хороший. О, вау. My Хороший, love. хороший. This is big, eh? Вот этот берешь, вот этот фрикцион, чтобы она потихоньку, ну, уходила, look если what что, не he's резко. doing. Friction. Я сейчас к тебе, Андрея, поведу. And he's going now to your direction. Yeah. Now. Снимаешь, дочь? Да. Пробита губа неплохо, в принципе. Давай. Чё, все? Он можно... Нет, еще она, видишь, не хочет пока А-а. заходить. She doesn't want. No. Вот идет Да, сачок. вот сейчас. Now. Yes, Андрей! Oh, this is Ой, 6 пап. kg, oh. Такая Там- тяжелая. Там и это, там и Тихо. стой. Вот так и держи. Give me. Ah, Я снимаю. Держи пока. My love? А что у него болтается-то? Не знаю. Надо убить сразу, да? Да. Okay, now you should Подожди, не kill. трогай, Андрей. No, don't touch. My love. he's out. It's already out. It's away. Вылезла, Давай порвался быстрее. сачок. Да, быстрее. Давай вот.
порвался сачок. Because that делать one будем, сачок? has a hole now. Из-за гола. Because it was heavy. Ну такая же, как у Андрея. The same. Да, это второй, который был на The экологе. second crocodile, my love. Very good. Хорошо, что мы с тобой взяли. Вам надо фотку вместе с крокодилами. Вот смотри, доча, я ж фототься буду. My love, now you see how he takes again. Abbiamo battuto tutto il fiume, ma per fortuna l'esperienza ci ha portato nei punti dove c'erano più pesci e quindi siamo riusciti anche a pescare. Sono riuscito anche a pescare e non ho il video di quella camera, ce l'ho col telefono. Guardate che bel pesce che sono riuscito a prendere. Давай, Андрея. Давай, давай. Давай. Тихо, не торопись. Это крокодил. Андрея, не торопись. Don't be the rush. Слава богу, взяли. Ooh. Ты сфотала? Да, я видео снимала. My love. Вот это, да. Yeah. Спасибо. Спасибо. Вот этот крокодил там и стоял, которого мы увидели. Exactly what he saw there. Yeah. You caught. Yes. О, молодец, Сколько Андреа! это килограмм? Это где-то 4 или 5. О, 4 or 5 kg. Сейчас мы свешаем фото. We will Так, подожди. E dopodiché dulcis in fundo la terza giornata di pesca. Ciao ragazzi, oggi è il terzo giorno di pesca. Sono talmente stanco che non ho fatto neanche nessun tipo di video. Abbiamo già finito, è andata abbastanza bene e il livello dell'acqua si è alzato ed è stato ancora più difficile rispetto al previsto. C'è vento, però perlomeno ci sono meno zanzare, moscerini, rotture di palle varie. Il papà di Valeria sta pulendo la barca dal sangue, le lische, le squame, tutta la roba che abbiamo prodotto. E niente, Valeria qua che sta meditando, meditation. Il quarto giorno, stremato, senza più energia, con dolori ai muscoli che non sapevo manco dove fossero, non sapevo neanche di avere quei muscoli. Siamo poi andati per funghi e anche per funghi è andata bene perché c'è qua in queste zone c'è una natura incontaminata. Только найдем то, что только не нашли люди. Там оставь Ой, капец она. Immaginatevi che sono sicuro che appunto sarebbe molto difficile per voi riuscire a raggiungere questi posti a meno che non conosciate la lingua, come vi dicevo prima. Sono senza voce. Да мы здесь. Trovare funghi non è facile, ma qualcheduno l'abbiamo preso. Sto prendendo tutto, non so quelli che sono commestibili e quelli che no. E quindi siamo qua nella boscaglia a prendere funghi. Niente. Да, она понимает. Дай к нам. Молодец. Ах ты, блин. Сеть мокрый. Чего хватит? Questa è la ballotta. Ты опять еще хватай. Ну, пусть еще раз. Еще по. Альба, ну-ка дай. Да, и включение, я, наверное. Dai. Dai, like, come on. No, да, it's like, give me, no? Dai, to give it. Yeah. The same. Молодец. Ma troppi Молодец, moscerini, let's хороший. go. Bene, adesso con questi funghetti qua che sembrano brutti però sono commestibili, torniamo a casa. L'ultimo giorno a Kargasok abbiamo preso la macchina, abbiamo fatto altre 6 ore e siamo arrivati in questo meraviglioso resort in mezzo alla natura incontaminata
dove aspettiamo tutti i parenti, amici che arriveranno. Abbiamo preso in affitto un'intera palazzina, che sono 4 appartamenti, dove tutti quanti dormiremo, festeggeremo, stasera andremo al ristorante per celebrare questo super mega compleanno per i 30 anni di Valeria. Perché io sono sveglio stamattina e faccio questo recap? Perché ieri mi sono messo a montare il video e ho notato che era un miscuglio di cose senza capo né coda, perché veramente ho perso completamente l'orientamento in questo viaggio e mi sono dimenticato di fare un video come facevo solito per i vlog. Quindi ripartiremo da questo punto. E quello che succederà dopo non ve lo spiegherò, perché sarà il futuro, il tipico stile Christopher Nolan. Quindi, come vi dicevo all'inizio, vi farò vedere la festa e tutto quanto, e sicuramente ne vedremo delle belle. У меня на самом деле нет одного даже слова описать то количество эмоций, которые я испытываю сейчас внутри. Маленьким тортиком. Через пару мгновений этот вкусный торт мы разрежем, и этот торт окажется у каждого из вас на столе. Дорогие друзья, ну а сейчас всех вас приглашаем к столу. Where we are? We are going to karaoke. It's my birthday. This is my friend. And they took amazing car. They own this car. Very old car. Yeah. This is like from антиквариат. Це світ, а кашля помогать лечить, громки очищает, мокроту разчищает. Вычисляю где очень даже хорошо, никаких запретов и не грамма за душой. Голову вверх, и восхитительный штанах. Штанах. Повторится вновь история, новый тренд, новый. Здесь вот шашлык. Шашлик Корнер. Пошли, Саш. Помашите ручкой все. Alexander Corner. Celentano Party, ragazzi, direttamente da Tomsk. Adriano è nel cuore di tutti i russi, tutti. Yeah, now it's perfectly fine. Meet shaman. You see what Alexander? А он не пьет. Антон, я за рулем. Are you here finally? Давай, давай, самогон! Папа, а ну щеки! My love, wait a little bit. Wait a little bit. I'm waiting.